Calattubo fa parte della mia vita, in quanto fin da piccola ne sentivo parlare, ma anche perché noi avevamo il terreno qua accanto a Castello. Ne sentivo parlare pure da mio nonno. Lui mi raccontava che tutti i cugini, per tradizione, durante le vacanze estive, ogni sabato sera era sovente venire a casa dello zio qua a Calattubo, dovunque si trovassero, si riunivano e aspettavano che il prete scendesse da Alcamo per andare a assistere alla messa assieme alle principesse. La prima volta ho conosciuto Calattubo all'età di 6 anni, che mi portò mio padre qua, e mi accorsi che realmente non era la prima volta che io conoscevo questo luogo. Mi iniziai a appassionare, a studiare, per capire la storia di questo luogo, ma intanto capire la mia di storia. Abbiamo fatto tantissime scoperte, sia archeologiche sia storiche, abbiamo raccolto tantissimo materiale e questo ci ha permesso di fare luce su questo misterioso passato, ma anche di aprire quel velo di oblio e dimenticanza che è racchiuso dentro ognuno di noi. Mi piace immaginare le sensazioni che dovettero provare i primi uomini che si avvicinarono a questa ampissima vallata che dal mare si spingeva sino alla corona di alture a sud, terre fertilissime, due versanti che morbidamente sconfinavano verso la pianura, sorgenti, pozzi, la rocca. Sicuramente si innamorarono di questi posti e vi rimasero. Allora Calattubo è questo, è un insieme di elementi che la rendono fantastica, è un'esperienza sensoriale vicino al cuore, vicino all'uomo, ma anche vicino ai rapporti che l'uomo ha con la natura. E a lavoro li galeri un cielo e sono arrivati dopo all'umolo per portare sita turchina per raccamariti la mantillina, sita turchina, sita incarnata per raccamariti la nata e a lavoro olivi canti e le canzoni. Li canti e le canzoni come li figli di li paruni e lavoro, e lavoro, e lavoro. Dormiti figlio, la nata è nuova, d'oro ricordi, d'argento di chiova. Li cerchi terri, corallo fino, dormiti figlio, fino a un mattino, e lavoro, e lavoro, e lavoro, e lavoro, e lavoro, e lavoro. Questa pianta, che è della famiglia delle euforbie, diciamo che è una pianta antica che i nostri avi usavano. Addirittura veniva usata fin dalla preistoria, perché con questa pianta si ricavava una tecnica di pesca, un'unica tecnica di pesca che avevano loro i nostri antenati primitivi. E cosa consisteva in questa pianta? Quella di tagliare, sminuzzare queste parti di questa pianta, che si acerano in un latte biancastro. Questo latte è abbastanza tossico
brucia l'ossigeno delle acque, quindi questi pezzettini venivano buttati nel fiume e dopo una mezz'oretta così tutti i pesci venivano a galla e venivano catturati. Mio padre la usava pure per, si diceva in siciliano, per attassare le nache, e praticamente spesso prendeva le anguille, prendeva tutto quello che c'era nel fiume. Si usava questa tecnica qua, questa tecnica. Ci troviamo sul lato nord della rocca di Calatubo, sul versante nord, in cui si aprono questi ripari sotto roccia e queste grotte anfratti che hanno una chiara frequentazione antropica del periodo preistorico. E da cosa lo deduciamo? Intanto una di queste grotte, che noi abbiamo chiamato grotta dello stillicidio, aveva delle vasche scavate nella roccia che raccoglievano lo stillicidio delle acque, quindi era una forma di raccolta delle acque di queste popolazioni che abitavano queste grotte. Ora, noi la prima frequentazione antropica del luogo, in base agli strumenti litici che abbiamo trovato, a questi ciottoli che abbiamo trovato, possiamo dire che può partire dal Paleolitico addirittura, perché abbiamo trovato dei chopper tool, sarebbero le prime forme di utenza che l'uomo primitivo crea. Però non possiamo dire con certezza che partiamo dal Paleolitico, perché non è mai stata trovata il componente primario, che sarebbe le sepolture di questi uomini. Però questi strumenti restano, quindi è probabile che questi strumenti, questi chopper tool erano qualcosa che verrà utilizzata anche in epoche successive. Poi nel Neolitico, successivamente attorno al 4000, 6000, 4000 a.C., quello che si rinviene di più a Calatubo è l'ossidiana, il famoso oro nero della preistoria. E qui ne ho un frammento, che è un nucleo che è stato trovato in queste parti, quindi proprio accanto alle grotte. E questa ossidiana viene definita appunto l'oro nero della preistoria perché è un materiale molto tagliente, che proveniva da Lipari o Pantelleria, però da un esame che abbiamo fatto sul reperto sappiamo con certezza che proviene da Lipari. Allora noi abbiamo capito che queste popolazioni indigene che abitavano la rocca di Calatubo avevano questo scambio commerciale con questi popoli di Lipari. Questa qua l'abbiamo chiamata Grotta dello Spiffero perché c'è una insenatura che quando c'è scirocco dall'altra parte della rocca si sente proprio questa frescura uscire da questa rocca. E accanto ancora abbiamo una serie di cunicoli, che questi cunicoli con molta probabilità in epoca mesolitica vennero usati come sepoltura. Abbiamo dei dromos, dei corridoi con poi una stanza a centro. Quindi bisognerebbe indagare, portare avanti un'indagine archeologica che non è mai stata fatta per dare conferma a tutte queste ipotesi. Mentre nel periodo neolitico, quindi nella fase successiva postema al neolitico, abbiamo diversi rinvenimenti che sono stati trovati in luogo. Soprattutto quello che si rinvengono sono delle asce in basalto nero. Queste asce però non avevano una funzione proprio di utenza che veniva usata come asce, ma avevano una funzione apotropaica, cioè quella di scacciare gli spiriti maligni, e quindi veniva tenuta al collo da chi l'aveva. Di queste ne sono trovate diverse, quindi che testimoniano pure questa fase, che poi si allaccia al periodo di maggiore impatto demografico di Calatubo, che è il periodo arcaico, in cui si ha questa vasta popolazione che abitava dove adesso c'è il castello e nella parte sud a Piazzole sottostante al castello.
Sulla protostoria di Calattubo abbiamo grazie alle testimonianze sporadiche dei reperti che si trova, vediamo che si ha un grosso incremento demografico proprio nel periodo della protostoria, quindi nel periodo arcaico. E infatti a Calattubo c'era proprio un centro, Sicano Elimo, che probabilmente era situato proprio dove si trova adesso il castello e sulla spianata sud, e accanto, nelle vicinanze del castello, quindi di questo luogo, c'è una vasta necropoli che purtroppo in passato è stata profanata dai tombaroli, ma che adesso noi stiamo vigilando come associazione su questo che non accada più, e abbiamo già pronto un progetto di scavo archeologico, in quanto sarebbe un unicum nel suo genere, perché questa necropoli elima è del periodo arcaico. Come sappiamo ancora non sono state indagate delle necropoli elime sia a Segesta che a Erice, quindi sarebbe un unico andare a fare questa ricerca. E la tipologia di queste tombe, da quello che abbiamo visto dagli scavi dei tombaroli, sono di 3 tipologie. Abbiamo tombe a dromos, scavate nella roccia, abbiamo delle tombe dentro delle stanzette a camerette, sono delle tombe collettive, e poi abbiamo un'altra tipologia di sepoltura che è il rito dell'encritrismos, quello di seppellire soprattutto i bambini, i giovani, dentro delle grosse giarre, pitos, anche chiamati in gergo così, messi in posizione fetale, come se ritornassero nell'utero materno, quindi della madre terra, e rinascono di nuovo a nuova vita. Di queste, grazie a dei sopralluoghi che abbiamo fatto con le università americane, tramite l'ausilio di georadar, abbiamo identificato i vari punti con le varie coordinate e sappiamo i punti precisi dove andare a scavare. Aspettiamo che venga finanziato questo progetto per andare avanti. Nello stesso tempo con Maria, durante la nostra tesi di laurea, abbiamo fatto una prospezione sistematica intensiva di tutta la necropoli, abbiamo creato una griglia virtuale 5 metri per 5 metri, abbiamo classificato tutti i reperti che si trovano lì lasciati sul posto, e grazie a un programmino che abbiamo creato in maniera virtuale andiamo a cliccare su questa coordinata e si apre, e quindi è come si apre virtualmente un museo a cielo aperto. Il territorio di Calattubo è descritto come valle, ma in effetti non ha la struttura tipica della valle. Anche se è attraversato il territorio da un torrente, non ha un fondovalle. Oggi osservare Calattubo significa avere delle immagini di vigneti, di uliveti, di seminativi, e tra questi apparenti sterpai, ma in realtà sono vegetazione mediterranea, non a fusto alto, ma vegetazione mediterranea bassa. E poi ci sono i luoghi che la natura ha offerto all'uomo, ci sono le sorgenti, ci sono i pozzi, ancora oggi abbiamo dei pozzi arabi, e poi la rocca superba che è alla sommità del castello, ai suoi piedi ha il torrente Finocchio, che proprio ai suoi piedi riceve l'affluenza di un altro torrente, il torrente della Fico. E grazie a questa integrazione di portata, questo ha consentito nel passato che il fiume Finocchio fosse navigabile. Edrisi nel XII secolo, nel suo libro di Ruggero, descrive Calattubo come fortezza e paese grande, dotato di porto presso il quale venivano imbarcate le anaglie e poi di cava di pietra molare. Queste cave esistono ancora, venivano ricavate le pietre, le mole per i mulini, venivano ricavati una serie di attrezzi che servivano per l'agricoltura. Se oggi tutto questo è fruibile, e anche grazie all'impegno che negli ultimi decenni è stato profuso dall'amministrazione comunale di Alcamo,
ma soprattutto dal grande amore dimostrato dall'associazione Salviamo il Castello di Calattubo, che ha avuto il pregio non solo di accendere i riflettori sul castello, ma sull'intero incantevole e magico territorio. Il castello di Calattubo è una fortezza pluristratificata che si erge su una rocca di origine calcarenitica e si snoda lungo questa roccia da est fino ad ovest. Si accede al castello dal lato ovest, dove il declivio è più dolce. Le prime notizie risalgono al 1093 grazie a un documento che è stato quando i Normanni donano Calattubo, nasce la diocesi di Mazara del Vallo e gli viene dato in dono pure il castello e il feudo di Calattubo. Ma in realtà noi troviamo un documento che risale al 1061, è una mappa molto particolare che è custodita tuttora ad Oxford, e da là noi cerchiamo il nome di questo castello perché viene chiamato sempre Calatubbi, ma là non lo troviamo, troviamo un altro nome, Calat, Ayub questa volta. Per Calat è un nome arabo che indicano queste fortezze arroccate poste in alto, mentre Ayub abbiamo trovato che è un personaggio realmente esistito ed è stato l'ultimo emiro di Sicilia. Ayub viene nel 1061 con un esercito di 10.000 uomini assieme al fratello e sbarca a Trapani lui, mentre il fratello sbarca a Palermo. Quindi era logico che passando attraverso la via sul mare, diciamo, lungo che costeggiava la costa, arrivasse a Calattubo. Quindi trova il luogo affascinante, quindi una difesa importante. La Rosi di Liberto ha fatto diversi studi, ha comparato le fabbriche con quelli dei castelli che sono nati, praticamente costruiti per lo più da bizantini e armeni e che costruivano, specializzati a costruire castelli soprattutto nel Nord Africa, nelle crociate. Quindi qua hanno applicato il sistema difensivo proprio di questi popoli. Dopo oltre 2 secoli di dominazione araba arrivano i Normanni. Calattubo diventa un punto nodale del sistema feudale e finisce di avere il ruolo di fortezza. E attorno a Calattubo sorgono i bagli come unità abitative ma anche produttive, il nucleo di un'attività agricola molto florida. Dal XIV secolo inizia un grosso pericolo per tutte le regioni litoranee della Sicilia, le incursioni barbaresche. Dalle coste africane arrivano delle feluche molto veloci, con gente moresca armata che arrivano alle nostre coste, si inoltrano per pochi chilometri, saccheggiano, fanno prigioniere le persone, schiavi, schiave, che saranno vendute nei mercati orientali. I primi sistemi di difesa vera nascono nel 1400-1405 con Martino il Giovane, però il sistema organico di difesa avviene nel 500. Sul terrazzo di queste torri c'erano delle fornaci che di giorno emettevano segnali di fumo all'avvistamento della feluca, all'avvistamento di una nave sospetta, e di notte i fuochi, i fani. E poi le segnalazioni avvenivano anche con le brogne, grosse conchiglie che venivano forate all'apice e il cui suono molto cupo si sentiva a distanza anche di chilometri. Questo stato di allerta che vigeva tra le popolazioni, tant'è che le costruzioni che venivano edificate avevano dei sistemi di difesa, fu attivo sino al Settecento, cioè sino a quando la Sicilia, il regno di Sicilia passò ai Borbone, che rafforzarono questo fronte di difesa contro le aggressioni moresche, tanto da scoraggiarle e quindi da annullare definitivamente questo tipo di rischio.
Nel 1295 il castello diventa di proprietà di Federico d'Antiochia. Federico d'Antiochia è un discendente di Federico II di Svevia e lui si stabilisce qua a Calattubo. Nel 1337 diventa signore di Calattubo Raimondo Peralta, verso il 1399, quando una sua discendente, Giovanna Peralta, sposerà Artale de Luna. Artale de Luna è lo zio di Martino I, siamo nel regno dei due Martini. Giovanni de Luna, che è l'ultimo discendente di questa famiglia, nel 1583 vende il feudo e il castello di Calattubo e pure il titolo di barone a Graziano de Balles. A quel tempo, quando lui lo compra, il castello è diruto, ormai diroccato, tutto l'abitato era stato abbandonato e lui lo compra per il figlio Giuseppe, però Giuseppe si fa prete e quindi passa nelle mani di fratello Giovanni e Giovanni comincia a ristrutturare il castello e nel 1616 costruirà anche la chiesa. Ci troviamo davanti all'ingresso della leggendaria e famosa torre d'Urrebidicchio. Questa torre prende un nome da una leggenda, infatti si chiama Torre Urrebidicchio, che significa dal siciliano torre del re Bellino. Si narra che dai tempi della dominazione di re Martino I, re Martino I è un re che non avrà figli legittimi, morirà giovane, aveva figli sparsi per tutto il regno e quindi si cercheranno questi bambini che potevano essere scomodi perché aspiravano ad essere il re di Sicilia. A quanto pare un bambino di questi si trovava in queste zone, viene catturato e tenuto nascosto in un passaggio segreto che si trovava sulle fondamenta di questa torre. A quanto pare il bambino verrà fatto morire di stenti, di fame e di sete e la storia diciamo che finisce qui nel 1409. Nel 1911 un ragazzo che badava ai cavalli del principe Papè, incuriosito di questo passaggio segreto che era chiuso da secoli, cercò di indagare e fare luce su queste leggende che si tramandavano. Entrò in questo passaggio segreto e ne uscì talmente traumatizzato che perse per sempre l'uso della parola. Questo fu un evento realmente accaduto e quindi gli uomini del principe andarono a vedere cosa avesse visto questo ragazzo dentro questi cunicoli e scoprirono che i cunicoli erano pieni di scheletri umani. Da dove venivano questi scheletri umani? Probabilmente venivano dalle vangature che erano fatte in epoca passate sulla necropoli arcaica che si trovava accanto al castello e quindi le ossa venivano depositate qua. Avrà visto questo, avrà visto, come si dice, il fantasma del re Bidicchio, questo lo lasciamo all'immaginazione. Però c'è un fatto che succede nel 1958, quando ancora il castello era ancora abitato dalla famiglia Papè. Queste donne anziane che abitavano questo luogo lo affermavano, questo ce l'ha raccontato la nipote che fa parte della nostra associazione, affermavano che certe notti sentivano le grida, i lamenti, le invocazioni d'aiuto provenire da questa torre. Ci troviamo a 300 metri dal castello di Calattubo, precisamente siamo presso la Cuba delle Rose, un serbatoio arabo ma di manovalanza bizantina. E vediamo che probabilmente è dell'anno 1000, ma forse ancora più antico. Ed è stato sempre definito l'acqua di Calattubo, in quanto era l'unico punto di approvvigionamento delle acque di tutto il comprensorio del castello di Calattubo. Infatti probabilmente faceva parte di quell'abitato del periodo medievale che si estendeva sul lato nord del castello. La parola cuba veniva dall'arabo e significa kubak, cupola, oppure casa quadrata. Infatti questa struttura è proprio una casa quadrata, una sorta di dammuso. L'acqua non scaturisce proprio dal serbatoio, ma scaturisce da una fonte che si trova più a monte, che ancora non abbiamo effettivamente individuato il punto preciso, che tramite un sistema di canalizzazione di cui gli arabi erano maestri su questo, riusciva a portare l'acqua e riesce ancora tuttora a portare l'acqua in maniera molto lenta qui alla Cuba delle Rose. Perché viene chiamata delle Rose? Prende il nome da donna Gaetana de Ballis, che sarebbe l'ultima baronessa di Calattubo a portare il nome di de Ballis, che andrà sposa con il principe Papè, che lei di nascosto nelle ore notturne coltivava il suo roseto proprio attorno alla cupa. Era definita la baronessa triste e sfortunata perché lei da piccolissima già fu data in sposa a qualcuno che non amava, il principe Giuseppe Papè, e ripiegò tutto il suo amore verso suo figlio Ugo Papè.
Ma Ugo Papè, il padre, lo destinò già da piccolino a diventare vescovo, lo diventerà, quindi gli viene tolto pure questo affetto dal figlio. Allora lei ripiega tutto il suo amore verso questa sua grande passione che sarebbero le rose. E lei coltivava di nascosto, di notte, a coltivare queste rose. La leggenda dice che queste rose fiorivano solo e esclusivamente in presenza della baronessa e di notte. Alla morte della baronessa, che avvenne il 19 febbraio del 1769, si dice che le rose non fiorirono più perché ancora aspettano questa baronessa. E la leggenda vuole che ogni 19 febbraio alle 3 di notte dal castello di Calattubo esca il fantasma della baronessa con un candeliere, arrivi qua alla cuba delle rose, giri 3 volte attorno alla cuba in cerca delle sue amate rose e poi svanisce. Su questa cuba noi stiamo ricreando l'aspetto arabo e la vegetazione che le piante endemiche che gli arabi hanno riportato. Stiamo portando altre essenze, quindi stiamo cercando di rivalutare questo luogo e rendere non solo un percorso turistico storico, ma anche naturalistico per i ragazzi che conoscano queste piante che si stanno perdendo per sempre. Verso la fine dell'Ottocento, il nuovo proprietario del castello di Calattubo è Don Pietro Papè, principe di Valdina, e lui è un grande imprenditore, infatti trasformerà le fabbriche del castello in una masseria, costruisce degli stabilimenti dove produrre il vin Castel Calattubo. Allora, questo vino è stato importante nella storia del feudo, in quanto ha vinto diverse medaglie e tantissime onorificenze, si parla di circa 30 medaglie, e tra l'altro viene pure esposto a Parigi in 2 occasioni, nel 1889 e nel 1900. Nel 1900 addirittura era in costruzione la Tour Eiffel e lui vince il primo premio. Questo gli dà occasione di rifornire la Real Cantina di Casa Savoia. Addirittura questo vino l'ha bevuto pure lo zar Nicola di Russia durante una cena di gala offerta da Umberto I di Savoia. Figlio Salvatore continuerà però con l'attività del padre, però ormai i tempi sono cambiati, siamo prossimi alla guerra, quindi nessuno poi lo comprava più questo vino, poi alla fine un moscerino che la filossera distrugge queste vitigni, come è successo anche per gli altri viti, e così non si produrrà questo vino. Cosa vedo per Calattubo nel futuro? Semplicemente quello di realizzare un sogno che mi porto da bambino, che è quello di salvare questo luogo. All'età di 6 anni, come ho detto prima, per la prima volta venne qua sulla rocca di Calattubo e davanti a uno scheletro di un bambino vissuto 2600 anni fa, giurai che avrei che avrei salvato la memoria di questo luogo, che era abbandonato a se stesso. Quello che vedo è il castello tutto ristrutturato, che diventi fruibile alla gente, che diventi fruibile per i giovani, che iniziano a riconoscere la nostra storia e le nostre origini. Vedo al suo interno un antiquario con tutti i reperti che si trovano nel luogo, vedo un musetto antropologico per ricordare la cultura contadina di un tempo che era vitale per questo luogo. Vedo un'emeroteca, vedo una biblioteca multimediale per adattarci ai cambiamenti dei tempi. Vedo tanto per Calattubo. E spero che un giorno di questo sogno si realizzi. Innanzitutto per Calattubo sogno che venga recuperato, che venga tutto ricostruito e consentito l'accesso a chiunque voglia visitare questo posto meraviglioso, perché come abbiamo visto c'è tanto da vedere e tanto ancora da scoprire. Calattubo è un sogno che mi porto fin da bambina, quindi vorrei che anche altre persone lo condividessero con me. Vorrei che qua nelle stanze, una volta recuperate, vengano allestite dei musei, ma soprattutto che vi siano delle collaborazioni con l'università, che i ragazzi abbiano la possibilità di venire su questa terra e scoprire l'archeologia con le proprie mani. Mi piacerebbe che la nostra chiesetta venga aperta pure alle funzioni, anche saltuarie, diventi un santuario. Le strade possono essere 2: ricorrere alla retorica e immaginare un mondo fantastico, oppure indicare una strategia, che potrebbe essere quella di ridare dignità ai luoghi, la dignità che è stata estirpata con la forza
in tanti decenni di abbandono. Ridare dignità ai luoghi significa anche ridare dignità a noi stessi, ridare dignità alla nostra cultura, se vogliamo veramente interpretare la cultura nella sua essenza e poter offrire agli altri, ai nostri visitatori, ambienti, luoghi di incredibile bellezza, di incredibile magia. Questo per me dovrebbe essere il futuro di Calatumbo. Io qua mi ricordo che era Ionico e mi ricordo che c'era la postazione dei soldati, che le cannone piazzate e sparavano verso mare, che i soldati di qua iano a pigliare l'acqua alla cuba di Rose. Dello castello vi posso dire che c'era la parte di sto lato tutto minato. Quando levavano le mine le levava Tony Macianga, che le sapeva uno per uno, che lo terreno era dello marchese, che lui ci disse se tu sei capace a levarle, io non le sapeva tutte, sei capace a levarle ti regalo un pezzettino di terreno, un capo le case, al lato delle case. E io le levava tutte. Si levava la nispoletta, si pigliava la pruvole, e là veniva alle Castelli a Marisi per le barche, per pigliare le pesci. Questo saccio e questo dico.